Buongiorno a tutti, mi trovo alla Astes 4 SA di Balerna, un'azienda appartenente al gruppo giapponese Mitsubishi Electric, specializzata in soluzioni altamente innovative per l'automazione industriale. Andiamo a vedere di che cosa si occupano. Massimo, quando è stata fondata Astes 4 e perché si chiama così? A cosa dobbiamo questo nome? Iniziamo dall'ultima parte. Advanced Swiss Technology Engineering Solution. Non è facile da ricordare, ma neanche difficile. Il numero 4 è una storia particolare. Inizialmente il padre fondatore di Astes 4 aveva pensato come numero delle linee di prodotto, che fino al 2018 ha avuto anche un senso. Dal 2018 via abbiamo ampliato le linee di prodotto, sono diventate 5, 6 e quindi usiamo il numero 4 per indicare il numero delle teste del nostro robot cartesiano, piuttosto che giocare con la parola inglese for, so Advanced with Technology Engineering Solution for whatever you want. Siamo stati fondati l'11 ottobre 2013, quindi quest'anno festeggiamo i 10 anni, stiamo preparando un big party a cui siete tutti invitati. Grazie in anticipo. Qual è il core business della vostra azienda? Che tipo di attività manifatturiere si svolgono all'interno di questo capannone? Astes 4 lavora nell'ambito dell'automazione industriale. Qui a Balerna abbiamo una forte progettazione sia meccanica, elettrica e software. Software va dalla PLC, quindi che gestisce il nostro motion, però anche a tutti gli algoritmi matematici che pilotano il nostro CAM, nonché il nostro HMI. Progettazione meccanica ed elettrica, ma anche manifattura in termini di assemblaggio. Non facciamo lavorazioni meccaniche, viene acquistato tutto dall'esterno e in questo stabilimento viene tutto assemblato, cablato, testato, spedito ai clienti e poi mandiamo dei team per installazione con l'audio interfaccia presso i nostri clienti. Nonostante partiamo da Balerna, nel sud del Ticino, abbiamo impianti in tutto il mondo. Il più ovest si trova nell'Oregon, poi passando dalla Canada, dall'Europa, arriviamo fino a Taiwan, il Giappone, e il più a est si trova a Melbourne, in Australia. Quindi le nostre giornate sono abbastanza piene anche da un punto di vista di fuso orario. Tecnologicamente parlando, in che misura le vostre soluzioni hanno consentito di compiere un salto di qualità nel processo automatizzato di taglio laser? Faccio un passo indietro. Allora, cosa fa il robot cartesiano di Astes 4? Noi, mediante i nostri algoritmi, riusciamo a riconoscere quelli che sono i pezzi tagliati da una macchina a taglio laser. Sappiamo il peso, sappiamo la geometria, quindi l'algoritmo riconosce, sceglie l'utensile adatto per prelevare il pezzo dalla macchina a taglio laser e portarlo su Europale, dove siamo seduti noi adesso. Pensiamo a questo lavoro fatto da una persona 8 ore al giorno. Sono pezzi che a volte pesano anche diversi chili. La lastra sono lamiere che pesano fino a 1, 2, 3 tonnellate. Il Astes 4 è quasi come un carro ponte. Alcuni modelli hanno delle teste in grado di sollevare per testa circa 1 tonnellata e spostare il materiale a 3,5-4 metri al secondo. Quello che ancora impressiona me oggi è la rapidità. Vedere 3 tonnellate andare a 3,5 metri al secondo è qualcosa di particolare. E se pensiamo che questo lavoro venga appunto fatto da persone con rischio di infortuni, con tutto quello che ne consegue, perché no Astes 4? Assolutamente sì. La vostra azienda appartiene al gruppo nipponico Mitsubishi Electric. Com'è lavorare con i giapponesi? Tra l'altro è giusto ricordarlo, in Giappone è nata la cultura dell'ottimizzazione industriale e dello snellimento dei processi produttivi. Un concetto: in giapponese non esiste l'ottimizzazione, esiste il miglioramento continuo. Ogni stato, sia della vita privata che della vita lavorativa, è sempre un punto di partenza ed è sempre migliorabile. Concetti tipo la lean manufacturing, il Kaizen, il 5S ormai sono ampiamente instaurati non solo in Astes 4 ma in tante altre aziende. Quello che stiamo facendo adesso è lo Shinkanri, cioè prendere decisioni strategiche sulla base di queste nuove filosofie giapponesi
Relativamente invece al Giappone e ai giapponesi, era una cultura, una nazione che io personalmente non conoscevo fino ad agosto 2018, anno in cui siamo stati acquisiti. È stata una piacevolissima sorpresa. I viaggi in Giappone sono 3, 4, 5 all'anno. La cultura del rispetto, il paese è molto bello, la collaborazione con i nostri colleghi della Mitsubishi è stata sorprendente, perché uno pensa ad una multinazionale da 25 bilioni di fatturato con centinaia di migliaia di dipendenti, però il clima che si è instaurato in collaborazione è molto familiare, quasi come una piccola azienda. Io sono Morlotti-san, alcune volte mi prendo in giro San Morlotti, no? Per adesso stiamo diventando Massimo San o addirittura Massimo, quindi con il nostro spirito, diciamo, svizzero-italiano stiamo abbattendo il muro di informalità che di solito hanno i giapponesi, e la collaborazione è davvero molto bella e piacevole. Gaetano, a quali settori manifatturieri vi rivolgete? Qual è insomma il profilo dei vostri clienti? Il profilo dei nostri clienti è quello di aziende che tagliano fogli di metallo con macchine a taglio laser, e questo vuol dire quasi tutti i settori, ovvero da chi costruisce oggetti, quindi dal settore arredo o porte industriali, per dare degli esempi, a chi invece costruisce e taglia, quindi taglia per sé macchinari nei settori che vanno dal food and beverage a cantieristica navale, fino a carpenteria, macchine per l'agricoltura, quindi o macchinari per il tessile e l'automazione in generale, perché abbiamo anche clienti che come noi operano nell'automazione in altri settori, fino al contoterzista, che per definizione taglia per tutti gli altri fogli di lamiera e quindi ha necessità di automatizzare il processo. Quindi le categorie merceologiche a cui vi rivolgete sono tante. Attualmente con quali problemi e criticità siete confrontati? Cosa vi preoccupa maggiormente? Allora, innanzitutto noi abbiamo le difficoltà tipiche degli innovatori, dei pionieri. Arrivare per primi sul mercato. Questa è la prima difficoltà, perché costruiamo macchine che si interfacciano con macchine e con uomini, e quindi non sempre siamo in grado di prevedere l'esito finale. Poi abbiamo delle doti nostre, che ci consentono di superare anche queste difficoltà, e come gli altri, siamo nel mondo come gli altri, la difficoltà che possono derivare in questo momento dall'approvvigionarsi di materie prime o trovare le risorse umane adeguate al fabbisogno. Ecco, a proposito di risorse umane, anche voi, come tante altre aziende del nostro territorio, fate fatica a reperire i profili specializzati da inserire nella vostra azienda? Sì, io credo che da questo punto di vista siamo supportati da un brand o da due brand che forti. Da un lato c'è Mitsubishi Electric, che è la nostra capogruppo, e dall'altra c'è Astes 4, che in 10 anni è riuscita a costruirsi una ottima reputazione, e non da ultimo abbiamo dei prodotti affascinanti E all'avanguardia, che attirano sicuramente personale qualificato e lo motivano a restare con noi. Certo, devo dire che la vicinanza all'Italia è una fortuna comunque, perché per il tipo di fabbisogno che noi abbiamo non riusciremmo a trovare il personale adeguato nel solo Ticino. Nel numero di cui avete bisogno, perché attualmente per entità e caratteristiche abbiamo 65 persone con ulteriori piani di crescita, ma per darti un'idea del livello di qualificazione e di qualifiche, abbiamo oltre la metà del personale che è laureata, e le abbiamo anche in produzione persone laureate, quindi altamente qualificate, sì. Va da sé che devono anche parlare almeno l'inglese, tutte le persone che lavorano con noi, perché è la nostra lingua ufficiale in azienda.
Abbiamo parlato di profili altamente specializzati, però so che voi ci tenete molto anche a dialogare con il territorio, tant'è vero che avete istituito in azienda degli apprendistati e poi collaborate anche con SUPSI e InnoSwiss per dei progetti di ricerca applicata, è così? Sì, abbiamo una grande attenzione al mondo della formazione e al territorio, e quindi non solo abbiamo attivato degli apprendistati nell'area tecnica, ma praticamente da quando siamo nati abbiamo frequenti collaborazioni con SUPSI, con InnoSwiss, con progetti che hanno avuto una rilevanza scientifica importante, ma guardiamo anche più giù alle giovanissime leve, andando da volontari a fare simulazioni di colloquio ai ragazzi di quarta media, perché ci teniamo anche a stimolarli appunto all'apprendistato e alla conoscenza della realtà delle imprese che ci sono sul territorio. Ecco, per concludere, quali sono i principi guida, i valori che ispirano quotidianamente chi lavora in Astes4? Noi siamo rimasti con gli aspetti positivi e i valori di una startup, pur entrando nel grande gruppo, e quindi abbiamo conservato lo spirito di squadra, la flessibilità e la competenza, la voglia di accrescere le competenze e di essere vicino al cliente, e che è qualcosa che paga sempre e dà soddisfazione a chi lavora con noi, ai clienti e al nostro socio. Insomma, è questo spirito positivo che ci guida, voler continuare a crescere, voler continuare a imparare e soddisfare le esigenze sempre nuove dei clienti e del mercato.